Dar fuoco alla miccia vale nel complesso delle attività forse un 10%. A Bergamo noi facciamo lo scavo con esplosivi della parte di roccia che serve per fare spazio per costruzione di un parcheggio, di un grosso parcheggio multipiano ai piedi della rocca. Il motivo per cui ci hanno chiamato è che questo posto è circondato di case nel centro della città antica, per cui serve utilizzare esplosivi con precauzione. Quindi noi facciamo fori, mettiamo dentro questi fori l'esplosivo, lo facciamo brillare e spacchiamo la roccia. Dopodiché l'impresa viene con gli escavatori, carica questa roccia e con la teleferica li porta a valle e da lì li porta alla discarica. L'intervento quindi prevede la progettazione dell'esplosione in modo che le vibrazioni, lancio o rumore siano tali da non disturbare le persone all'intorno e da non danneggiare le case. Siccome alcune di queste case, di questi fabbricati sono di pregio storico, addirittura alcuni sottoposti a tutela UNESCO, la cura è particolarmente necessaria. Qua siamo in una zona molto abitata, siamo in città alta, là si vedono delle abitazioni, qua dietro c'è il museo comunale. Qua c'è un muro della seconda guerra mondiale che è il muro della Rocca. In fondo alla strada, a circa 100 metri, sono le mura venete, che sono patrimonio UNESCO, e quindi è stata realizzata una rete di monitoraggio sismico per monitorare appunto le vibrazioni che vengono indotte dal brillamento delle volate per l'abbattimento della roccia. Allora, questa è una centralina di monitoraggio sismico appunto per il controllo delle vibrazioni indotte non solo dalle volate con gli esplosivi, ma anche da tutte le altre attività di cantiere, come può essere la demolizione con martellone, perforazioni e quant'altro. Con delle reti speciali, un brevetto americano, utilizzate con determinate precauzioni, noi siamo in grado di contenere il lancio, trattenere tutti i frammenti che l'esplosivo spacca esattamente nel punto dove sono, quindi non vola via dalla volata neanche una scheggia delle dimensioni di 2 mm. Questo com'è possibile? È possibile attraverso queste reti di funi di maglie d'acciaio da 19 mm tessute a maglia stretta che lasciano sfogare i gas. Quindi non oppongono resistenza all'esplosione, perché i gas non fanno effetto vela, passano attraverso le maglie, però trattengono tutti quanti i frammenti. Dar fuoco alla miccia vale nel complesso delle attività forse un 10%. Quello che è fondamentale per questo tipo di attività è innanzitutto la conoscenza del comportamento della roccia, la meccanica delle rocce e la dinamica delle rocce. Si interviene su un mezzo naturale che si comporta in modo diverso da quello che è il calcestruzzo, da quello che è un mezzo artificiale, perché non è omogeneo, ha resistenze differenti, questa differenza varia anche con la profondità. Quindi il primo elemento è quello della conoscenza del mezzo nel quale si opera. Poi è necessario ovviamente capire come superare i valori di resistenza per fratturarlo, ma soprattutto in modo che quello che sta all'intorno venga tutelato. Rompere sono capaci più o meno tutti, tutelare quello che sta all'intorno è la cosa più difficile.